other day, we reacted to Top 10 to visit place in Italy. No. Top 10 place to visit in Italy. yes, and today we have the top 10 most beautiful villages, which is going to be quite interesting because we live in Italian countryside, so there's a lot of villages around us. Cannot wait any longer. Thank you, Sarah and Paolo Adventure, for the amazing video. It's a video that is 1 month old, so it's going to be very, very recent, very interesting. Let's get started. 3. Se come noi amate i piccoli borghi e siete sempre alla ricerca di nuovi luoghi da visitare, ora siete nel posto giusto. In questo Wow! video abbiamo deciso di fare una lista dei 10 borghi che più ci sono piaciuti in questi 2 ultimi anni di viaggi, in Italia ovviamente. È una classifica del tutto personale, ma speriamo possa essere di ispirazione per la vostra prossima avventura. Ora partiamo subito con la classifica. Wow. Il primo paese di cui vi parliamo è Gravina in Puglia. Oh my god. Ravina. I've never seen a bridge like this. It looked new. Is it new? We've seen the bridge like this in the UK, in Germany. Yeah, but I've never seen grass this clean before. It looked like AI almost. Puglia. Si trova nel territorio dell'Alta Murgia, non molto distante da Matera. Il centro è tranquillo e rilassante, tutto di un colore chiaro omogeneo che riflette la Oh. luce e gli dona un aspetto unico. La cosa che senza dubbio ci ha lasciato a bocca aperta è il profondo canyon che attraversa il centro. Dal ponte dell'acquedotto si ha una vista incredibile. Do you like when everything is one color like this? Like old style? Actually, yeah. Yeah? It's really like organized. Organized? Is the word that you think? Yo! Okay. Lo sapete che proprio sul ponte hanno girato alcune Oh. scene di 007 Not Oh, the James Bond movie. Ah. Is this the movie where Adele had the soundtrack? No, it's not Skyfall. It's No Time to Die. Time to Die. Oh, Nel yes. dedalo di viette meravigliose in salita e discesa ci sono antiche abitazioni scavate nella roccia, chiese rupestri e un museo dedicato alla Cola-Cola, simbolo di buon auspicio. Ha molto da offrire questo territorio poco frequentato ma molto autentico. Damn, everything is preserved. Look like a lot Yeah. of was built a long time ago and it's like intact. True. I hope that most of it is. E a proposito di autenticità, la zona del Piceno nelle Marche può essere sicuramente descritta con questa parola. Tra i tanti borghi Wow. e i luoghi speciali che abbiamo scoperto in questo angolo di Marche, Offida ci ha sicuramente affascinato. Oh, What? look at that. The water, the mountain, the sky. Yeah. Oh, it's so pretty. Angolo di Marche, Offida ci ha sicuramente affascinato. È un piccolo gioiello, conservato perfettamente e dall'aspetto elegante. Le ultime ore di luce e il tramonto sono forse i momenti migliori per visitarla, magari per vedere i raggi del sole sull'impressionante chiesa di Santa Maria della Rocca, costruita su uno sperone di roccia che domina tutta la vallata. Whoa. Il centro è un alternarsi di case costruita su uno sperone It's built on a rock and it view on the city like this. You're like looking at you have a view 24/7 on people, kind of. di roccia che domina tutta la vallata. Il centro è un alternarsi di case in mattoni a vista, What's that? portici ed edifici imponenti. C'è una certa calma in giro e in generale ci è sembrato un paesino dove potersi fermare per respirare un'atmosfera d'altri tempi. Ah, even though it's small village, it's so modern. True. I mean, look at how it looked like it was designed by like a painter or something. Like how they call village? It's supposed to be bigger than the village, right? It's so pretty. What do you mean? Do you mean that the village should be smaller than this? Yeah, like we call village, right? Oh, Like, yeah, because it's it- nothing. Because in Thailand, the village are very, very small. What we call village. You know? Yeah, but that one like you have a big like almost castle, everything like look like you go in Yeah. a big town, thing like that. I Or think maybe, they probably have other words for like small village. but yeah. you like all the Italy is probably like an ancient world, you know, so you can see that everywhere. Tra le dolci colline dell'Appennino tosco-emiliano, in un bellissimo contesto naturale, si trova Brisighella. Will, look at that! They have Something on the hill. that thing on top of the rock again, yeah. I've noticed so far the houses are below, like almost like in a crater. Like, you know, crater and then it go up the mountain like this. Maybe it's back then, right? The king stay like the ruler, whoever Yeah. stay up high. Yeah, you're right. The religious symbol. È facile riconoscere il profilo del borgo con la rocca manfrediana e la torre dell'orologio che vegliano sul centro storico. Ci sono casette colorate e piccoli vicoli tra cui passeggiare Oh my god, it's a little bit scary. che vegliano sul centro storico. Ci sono casette colorate e Look at the house with the rock
I mean, you don't want to have like a bad temperature and then the rock fall or something. I don't know. But the style is quite interesting. Piccoli vicoli tra cui passeggiare. Assolutamente da assaggiare è l'olio extravergine che viene prodotto qui in paese. In generale riconoscerete in tutti i paesi che vi nomineremo un pattern. Sono borghi semplici, poco affollati e sempre con qualche piccola particolarità che li rende riconoscibili. Quando sarete qui non dimenticate di percorrere la Via degli Asini, strada coperta e sopraelevata, illuminata solo dalle piccolissime finestrelle ad arco che offrono anche una bella vista panoramica sul paese. Oh, yeah, but you're right Offrono that anche it's una bella big, vista but panoramica sul paese. you're right that it's big, but people live only in this square, right? So the rest is only nature. So it's kind of a village. It's just that they have a lot of land to work with, to play, Yeah. stuff like this. In settima posizione abbiamo inserito il piccolo ma splendido centro di Rango. Sapete quanto amiamo questi paesaggi e Rango rappresenta il tipico paesino montano, curato in ogni minimo dettaglio. Ha tutto quello che ci piace in un borgo: le case tipiche in pietra, le decorazioni in legno, l'aspetto originale è rimasto immutato Oh! nel tempo. Se lo visiterete durante i mercatini di Natale come abbiamo fatto noi, lo troverete parecchio affollato, ma se dormirete in paese, la sera e la mattina Wait, it's a market in some kind of cave or something? Some kind of what is it made of? That come abbiamo house? fatto noi, lo troverete parecchio What is it made of? It's some kind of gravel? Look like you're in a tunnel? A clay or not? Oh yeah, clay, you're right. Yeah. And they have the market there. affollato, ma se dormirete in I think it retain the temperature well, right? paese, la sera e la mattina presto potrete godervi tutta la magia del borgo praticamente da soli. Una delle cose che ci è piaciuta di più è che dal centro partono diversi Wow. sentieri immersi nella natura, in cui poter camminare nella serenità dei boschi e dove ammirare panorami indimenticabili sulle Dolomiti. Wow. It was like when you have the temperature change so easily, depending where you are in the area. In Piemonte, adagiato sulla sponda orientale del lago d'Orta, Piedmont. Interesting because it's a French word. What does it mean? Pied means feet, and mont is like the top of the mountain. So it's like mountain foot of the mountain. I don't know. Makes sense. si trova un paese che sembra fuori dal tempo. Porta San Giulio è proprio carina, con una piazza circondata da palazzi d'epoca e un affaccio sull'acqua da cui partono i traghetti per la minuscola isola di San Giulio. Quest'ultima si raggiunge in pochi minuti di barca con un biglietto da 5 euro e si visita camminando sull'unica via presente chiamata Via del Minuti di barca con un biglietto da 5 euro. Oh, oh my God! What? This is interesting. There's like at least a few hundred people living there, at least, because there's a lot of space. What? You're scared? Okay. Scared of because there's a lot of picture like these days when it's flooding, it's just like floating with the river. Something like that. It looked really scary. There's probably no flooding there. They would not have put that there. E si visita camminando sull'unica via presente chiamata Via del Silenzio e della Meditazione, che segue tutto il perimetro dell'isoletta. Wow. È una zona che ci è piaciuta, è intima, con un mood malinconico e allo stesso tempo romantico come solo i laghi sanno essere. Siamo appena arrivati a metà classifica. Prendetevi un secondo per lasciare un mi piace al video e per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie! A 1800 metri di altezza, circondato da boschi, prati immensi e con vicino un laghetto verde dove poter fare un picnic, Chamois è un borgo senza auto, raggiungibile solo a piedi, in bici o comodamente con la funivia che parte e con vicino un laghetto verde dove poter fare un picnic. Chamois è un borgo senza auto, raggiungibile solo a piedi, in bici o comodamente You see? Car-free village. No car. Oh, Only- it's scared. You should live there. con la funivia che parte da Wilson. Il paesino è una vera oasi di pace, silenzioso e dove si sentono solo i suoni e i profumi della natura. L'atmosfera è quanto di calm. If you don't know, Suji loves flowers. She has her own garden in front. So Now, any village that have a flower, what now? because it's cold, it's so difficult to take care of. Actually, it's supposed to like bloom a lot at this time, right? But I don't know what's going on because I'm lazy to wake up in the morning. So I gave them the water quite late and don't have enough fertilizer and everything. So they are fighting for themselves. So I told them just like fight for yourself, okay? Take care of yourself. After the cold season finish, I'm gonna take care of you. That's a terrible strategy, but okay.
di più rilassante possiate immaginare. Ci sono baite meravigliose in cui sinceramente ci saremmo voluti trasferire seduta stante. Se verrete come noi in una giornata autunnale, preparatevi ad avere il posto tutto per voi. Camminate sui sentieri, bevete una tisana e godetevi la sensazione di essere letteralmente dentro le nuvole. Caffè. La Sardegna è famosa ovunque senza dubbio per il suo mare cristallino, ma nel nostro viaggio on the road Too expensive. Every time that I heard about Sardinia, I'm like, oh my god, it's too expensive. They film a movie there. You know? It's kind of compared paradise. abbiamo scoperto che c'è tantissimo da vedere: musei, aree archeologiche e borghi. Tra tutti quelli che abbiamo avuto la fortuna di visitare, Bosa è uno dei nostri preferiti. Attraversato da un fiume arroccato sul fianco di una collina, è sovrastato dall'imponente castello Malaspina che ne delinea il profilo. Damn. Wow, look Now- at what there on top. Again, your theory earlier. They have the people importance on top and the normal people in, like below, Yeah, like that. actually, when you be on top like that, they're gonna have what the tower, right? That you can see the enemy, and also like when you are in trouble, you can light the fire, so your what is it? Your nominee, whatever, gonna see you, and then they can help you in time. Yeah, but I like the style, the color. I like the color better like this than when it's all white or all. Girando per le vie ciottolate, notiamo quanto i colori delle sue case siano accesi e sgargianti. Ci sono tantissime decorazioni, come piante, vasi, bandierine e quadri appesi per i muri della città. Si capisce che gli abitanti tengono al loro borgo. Se verrete qui, non dimenticate di assaggiare le panadas alla Bosana, e se volete concludere la giornata in un posto speciale, le scogliere bianche di Canemalu sono il posto perfetto. Ed ecco che in terza posizione ritorna un altro borgo affacciato sull'acqua. Questa volta siamo sul lago di Como, in assoluto il nostro preferito tra i laghi del nord. Non ce ne vogliano gli altri. So che l'ambiente di lago può piacere molto o mettere tristezza, non c'è una via di mezzo. A noi personalmente piace quell'aura That look like what? The Black Sea? Black Sea? I don't know. You know more than me about geography. No, but it look black. Maybe you're right. But this look, those places near the water, it look like resorty. It look expensive to live there. Everything is black. e un po' malinconica che ci trasmette. In uno degli ultimi viaggi autunnali siamo stati sul sentiero del viandante e abbiamo visitato il piccolo borgo medievale di Correnno Plinio. Perfetto da visitare in questa stagione per i suoi colori, viene chiamato il paese dei 1000 gradini e capirete presto il perché. Dalla piazza centrale raggiungete il molo e la spiaggetta tramite lunghe scalinate. Passate a Yeah, but it's more like medieval style, right? And Suji's a big fan of Game of Thrones. She loved that medieval stuff, and I like it too. I used to play a lot of video games, like Diablo. I love those style. le antiche case dei pescatori e non dimenticate di andare all'Abbot Library. Noi viviamo per la scoperta di questi posti. Wow. Vicoli coloratissimi, in tinta con i fiori che decorano il paese, macchine d'epoca e piccole piazze che sembrano un set cinematografico da quanto sono perfette. Siamo a Spello, molti di voi avranno capito fin dalle prime immagini. Questo borgo medievale, circondato da uliveti e colline, conserva ancora tracce delle antiche mura e porte d'accesso al centro. Ha un affaccio panoramico nella sua parte più alta e strette vie in salita e discesa dove poter vagare senza fretta. Because they have the mix of flower, they have the interesting car, they have the olive grove that he said, a mix of mountain, a mix of old, and a mix of like gardening stuff. In generale ci è sembrato un luogo che conserva ancora la sua autenticità nonostante la fama degli ultimi anni, e questo ci è piaciuto molto. Yeah, it's a Ci mix siamo of modern quasi, and tra poco vi sveleremo il nostro borgo preferito, ma dato che 10 posizioni sono poche, ecco una lista di posti che meritano di essere visitati. Partiamo da uno degli ultimi borghi in cui siamo stati, Pombosé in Valle d'Aosta. Davvero stupendo, con il suo ponte in pietra e il fiume limpido che lo Oh my god, this is unreal. yeah, and it did not even make the top 10. They have the stone bridge. attraversa. Varenna, che si affaccia sul lago di Como, è molto romantica e perfetta per godersi il tramonto seduti in spiaggia. Borgo marinaro della Liguria, Noli, è stata una bella sorpresa. Se avete voglia di un trekking, seguite il sentiero del Pellegrino fino a Varigotti. In un ambiente unico come il delta del Po, Comacchio ci è sembrata la porta d'accesso a questo parco naturale. Andandoci di regione in regione vi consigliamo Corinaldo, è a dir poco scenografico, con quella scalinata lunghissima che taglia a metà il centro. Sempre nelle Marche non potete perdervi Montelupone, un borgo piccolo ma ricchissimo di leggende e storie da scoprire. Avremmo potuto fare una top 10 solo dei borghi della Toscana, ma quello che vogliamo consigliarvi oggi è Certaldo, per il suo fascino unico e particolare. Wow. I mean, the infrastructure, it's unbelievable. Look at where you're walking. Look at everything is the same color
all around here, even the floor. It's really nice. Tra i meravigliosi borghi dell'Umbria vogliamo consigliarvi Vallo di Nera, meno conosciuto ma splendido. Oppure Narni, magari durante la sua tradizionale festa medievale. In Puglia ovviamente non c'è solo il mare, i borghi sono bellissimi. Passate da Altamura anche solo per assaggiare il suo famoso pane, o da Specchia per girare tra le vie illuminate da lampadine. Ultima menzione, ma non per importanza, per Carloforte, un borgo sardo unico nel suo genere, in cui si parla ancora oggi il tabarchì. Ed eccoci, Wait, that tree. Wait, this place sounds familiar. We might have seen it in the. Let's see. ed eccoci al primo posto della nostra top, che non è forse il borgo oggettivamente più bello, ma è senza dubbio quello che amiamo di più. Non sappiamo Yes. We saw this in the top 10 best place to visit in Italy. Yeah. But you're gonna talk more about it, I think. spiegarvi quello che da subito ci ha colpito di Pienza. Saranno le vie acciottolate, le case di mattoni, le stradine piene di verde o l'affaccio panoramico sulle colline della Val d'Orcia. Durante il nostro ultimo viaggio, Okay, the attention to detail. Look at those stones. The attention to detail of that place is unreal. It reminded me of the one that was in the second position earlier. A nice mix between the old architecture and the most modern like touch. You mix the past and the present really well together. Yeah. il tramonto che abbiamo visto da qui era qualcosa di irreale. Wow. I mean, with the sun, the view is insane. Se poi ci aggiungiamo che a Pienza si trova il nostro ristorante preferito di sempre, diciamo che questa è proprio la ciliegina sulla torta. L'atmosfera è perfetta per noi, informale, genuina e I'm so curious. How did they get the footage? Like, why there's no people? Most of the place have no people, right? Yeah. Well, at their villages, maybe people. Oh, wait, that's a good question. People work. They go to the afternoon. Or is it cold? So they are like indoor eating inside. Well, if we go to the street right now and we walk, we're not gonna see much people. People are working. That's true. Yeah, right. So I think they went at the right time. conviviale. Forse un insieme di tutti questi fattori e dei bei ricordi legati a questa cittadina But you're right that most of the video we didn't sell off people. ci hanno portato a metterla in cima alla nostra personalissima classifica. The Wow. storm. I think the location make it amazing, and out of the town is like a small angle like this. And contrary to the other place, there's no like there's a top of a little bit, but you're not looking down that as much as the other place. But to be honest, I like the one with the rock bridge. The rock bridge? Before that, Oh, the overall mention or the one in the top 10? I think the one in the top 10. Is it? Okay. Yeah. Look at this. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del video, speriamo veramente che vi sia piaciuto. Oh, actually, I would visit every place. Yeah, it's a whole country. Well, those small villages are more interesting. I'm guessing that they're not like tourist infested. But yeah, very, very interesting. Well, if there's more that we should react to from Italy, let us know in the comment below. Yes. Okay.